Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi è sabato e siamo alla seconda parte del video del Nicco, della riparazione del Nicco, e ne vedremo delle belle, perché continua a tirare fuori problemi. Se avete notato, non c'ho più i capelli da gufo, mi sono pelato, da bamboretto, anzi da ragazzino, per dirla in italiano, perché bamboretto è praticamente dialettale, poi mi brontolano. Comunque da bamboretto mi avrebbero detto se ero cascato in un cespuglio di forbici. Comunque vabbè, almeno poi ricrescono quelli, non sono come denti, no che me ne cresca più tanti, però insomma qualcuno ricrescerà. Comunque dicevo, il Nicco, siamo alla seconda puntata e pertanto andate avanti come sempre e guardate quello che combino anche in questo video. Ho collegato i due multimetri che tornano bene. Questi qui sono piccolini, tanto voglio dire sono abbastanza precisi per quello che devono fare, e faremo la taratura del bias regolando questi due trimmer bianchi. Vi faccio vedere un attimino dallo schema cosa andremo a fare e cosa ho fatto. Ho collegato i multimetri in parallelo a questa resistenza qui, e nell'altro canale ovviamente in parallelo alla resistenza analoga. Perché ho messo i multimetri qui in parallelo? Perché teoricamente si poteva scollegare un capo o del positivo o del negativo e metterci in serie il multimetro messo come milliamperometro, ma torna poco agevole. Allora, sfruttando la legge di Ohm, l'ho messo in parallelo a questa resistenza e dovremo andare a leggere sul multimetro una tensione di circa 14 millivolt, che corrispondono, considerando che la resistenza è da 0,47 ohm, corrispondono a una corrente di circa 30 mA. Ora andiamo a fare la prova. Ovviamente, una volta regolato il bias, poi aspetterò un pochino e poi ci si rivede, perché scaldando un pochino l'amplificatore, andando in temperatura, può variare leggermente la corrente di bias, e noi dobbiamo fare in maniera che anche dopo un pochino che è acceso risulti del valore consono, in questo caso 14 millivolt, che corrispondono a 30 mA. 14,9 è troppo, 14,1 sarebbe l'ideale, 14,2 non deve essere proprio precisa, assolutamente precisa, ve lo dico. Se anche è 14,2 non succede niente, ovviamente, o 13,9, perché rientra sempre nei parametri. Allora lasciamo questo qui su 14,2, vediamo l'altro, di portarlo sullo stesso valore. Ecco, più o meno sono simili, anche perché poi il potenziometro, non essendo multigiri, non è che si regola benissimo. Comunque voglio dire, su 14 millivolt, che invece di essere 14,1, 14,2 o 14,3 non cambia niente. Ora lo lascio un attimino acceso e poi noi ci rivediamo fra una mezz'oretta e vediamo a che punto è arrivato. Ecco, è passato un pochino di tempo, diciamo che ci siamo. La tensione di bias, la corrente di bias in questo caso, rimane stabile. Ora stacco un attimino i collegamenti del multimetro, giro l'amplificatore e prima di testarlo guardiamo se funzionano tutti gli ingressi, che è la prima cosa che faccio, perché prima di andare a fare dei test più approfonditi. Allora, ora facciamo il test degli ingressi. Qui vedete gli ingressi, giustamente sono questi,
e là vedete l'oscilloscopio. Non fate caso a quei piccoli picchi che vedete, perché come vedete è una frequenza di circa 11-12 kHz che captano non le sonde dell'oscilloscopio, ma lo capta ai cavettini, questi qui, di bassa frequenza d'uscita dall'amplificatore, perché per alimentare tutto, diciamo, chiamiamolo il set fotografico, ci sono tutti dei LED alimentati a 220, e sicché l'alimentatore switching del LED produce questi disturbi che purtroppo l'oscilloscopio capta, ripeto, dai cavettini non schermati di bassa frequenza. Comunque, accendiamo un attimo l'amplificatore, anzi l'ho già acceso, e iniziamo a vedere canale per canale, ingresso per ingresso, se funziona. Abbasso un attimino, mettiamolo sull'ingresso AUX, gli ho messo un segnale di 100 mV, alziamo e diciamo tutte e due, il segnale di tutte e due c'è. Facciamo la stessa cosa nell'ingresso tuner e anche nell'ingresso tuner, a parte disturbi, il segnale c'è. Ora facciamo la stessa cosa nei due ingressi fono, che sono questi due. Riduco l'ampiezza del segnale, se no saturo tutto. L'ingresso tuner e l'ingresso AUX li abbiamo provati. Ho abbassato il segnale a circa 6-7 mV e ora proviamo gli ingressi fono. E qui c'è qualche problema sul fono. Proviamo anche l'altro ingresso, lo sposto di qui, lo metto nel secondo ingresso fono e qua è uguale. Il fatto che sia uguale, diciamo, ci dà delle buone prospettive, diciamo, perché va riparato, e così c'è anche. Meno male che doveva funzionare questo apparecchio qui. Allora, preparo tutto, vediamo di prendere due misure, vediamo dove se ne va a spasso il segnale. Un attimino solo. Allora andiamo a vedere un attimino cosa potrebbe essere, diciamo, questo guasto. Allora, prendo il mouse. Questo è un canale, ovviamente, del preamplificatore RIA, del preamplificatore per le testine magnetiche. Sicché teoricamente potrebbe essere uno di questi condensatori, uno dei transistor, ovviamente, che non funziona, o qualsiasi altra cosa. Resistenze magari le vedo un attimino più dura, però. Allora io procederei in questa maniera qui, che è quello che si faceva una volta nelle vecchie radio. Nelle vecchie radio, quando non c'era segnale, la prima cosa che si andava a testare era l'altoparlante, perché chiaramente se l'altoparlante non funzionava, la radio per forza non si sentiva. Ora qui non c'è l'altoparlante, ma noi partiremo da questa zona qui praticamente, da questa zona qui, perché il segnale entra qui, fa questo giro qui, poi passa di qui, viene qui, esce da questo condensatore, che potrebbe essere interrotto anche lui, passa da questa resistenza e se ne va poi al circuito, diciamo, del preamplificatore, perché ripeto, questo qui che andiamo a vedere non vanno gli ingressi fono, sicché non va il circuito del preamplificatore delle testine magnetiche, il circuito RIA. Sicché partiamo al contrario, perché a un certo punto dove troveremo, per dire, se troveremo il segnale che qui non c'è ma qui c'è, è questo transistor 99 su 100 o qualcosa di intorno, diciamo, di qualcosa intorno al transistor.
Se invece per dire il segnale l'avremo qui, ma cioè non l'avremo qui, ma in questo punto c'è, l'imputato potrebbe essere il condensatore o uno di questi componenti, ma non questo transistor, perché se qui lo troviamo il segnale non è questo. Che procediamo a ritroso. Allora, vediamo un attimino. Vi metto l'oscilloscopio, così vedete quello che faccio. Partiamo dalle resistenze che sono sull'uscita, diciamo qua. Ora si vedrà, il segnale è basso, qui sicché probabilmente vedrete il segnale che è distorto, che ballonzola, ma a noi non ci interessa per trovare il guasto. Ci deve essere o non ci deve essere. Allora diciamo, partiamo da questa resistenza, qui c'è, questa è una delle resistenze d'uscita, c'è a tutti e due i capi, poi fa capo a uno di questi condensatori, però ovviamente se c'è, vediamo un attimino, ecco, il condensatore è questo, praticamente, come avete visto dallo schema, dal condensatore, vedete qui c'è il preamplificatore RIA, dal condensatore si passa alla resistenza che è l'ultimo componente e io andrei a testare la resistenza praticamente, e qui è un canale, il canale probabilmente abbiamo trovato che funziona perché qui siamo proprio all'uscita e funziona. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, riandiamo a vedere il condensatore, praticamente che è prima della resistenza, la resistenza è sull'uscita, andiamo a vedere la resistenza, il segnale sulla resistenza c'è, il segnale dall'altra parte mi sembrava che fosse assente, qui c'è, qui no, dall'altra parte qui c'è e qui c'è. Andiamo a indagare la resistenza, se fosse variata di valore, interrotta o quello che è. Un attimino la smonto, accendo la stazione, saldante e dissaldante, giro l'amplificatore e torniamo fra noi. Allora, eccoci tornati qui. La resistenza dovrebbe essere in questo punto qui. Proviamo a dissaldarla. Proviamo a vedere se ho azzeccato, un attimino solo, giro qui, resistenza dovrebbe essere da 1000 ohm, da 1500 ohm, scusate, ve la inquadro, eccola qua, ora la vado a provare e vediamo se è buona. Allora, ho preso un test, ora non sto a spostare tutta l'inquadratura per provare una resistenza. Ora ci mettiamo il tester davanti, lo accendiamo, vediamo se dovrebbe essere, si è detto 1500 ohm. Invece è variata di valore, è 1,6 mega ohm, spero che si veda abbastanza bene. 1,6 mega ohm, che la cambio e poi si guarda se funziona. Ecco, ho messo la resistenza, la saldo. Risaldiamo tutto come era saldato, Dio ce ne scampi che rifacciamo quello come era. Ecco fatto. E ora direi di provarlo un attimino, lo rimetto al posto, si prova.
Una cosa così, una curiosità che mi sono accorto, anche altri valori non corrispondono. Qui sullo schema la resistenza, quella lì indicata, è da 1K, da 1 kΩ, mentre invece nel circuito sia canale destro che canale sinistro in realtà sono 1500 ohm. Comunque io ce l'ho rimessa da 1500 ohm. Allora, vediamo un attimino. Questo è l'amplificatore. Ora schiacciamo il segnalino. Schiacciamo, allora 1, 2 dovrebbe essere il terzo. Mettiamo, vediamo, eccolo qua il segnale, così va via. Così c'è su tutti e due i canali, prima c'era su un canale solo. Preparo tutto per fare il test, sicché tolgo, diciamo, l'alimentazione con la lampadina, attraverso la lampadina per la protezione, eccetera, eccetera. Vediamo quanti watt tira fuori e diciamo quanto distorce. Facciamo una prova veloce, così se no vi tedio sempre con le prove della potenza e della distorsione, eccetera, eccetera. Un attimino, preparo tutto, si fa la prova veloce e si rimonta l'apparecchio. Allora, tutto collegato, vediamo quanto eroga l'amplificatore prima di andare in clipping. Useremo direttamente la lettura in volte RMS eccolo qua, in volte RMS dell'oscilloscopio. Siamo capellino sotto, proprio per essere sicuri, però non riesco a regolarlo bene. Prendiamola per buona, qui siamo a 14 volt, 14 per 14 diviso 8, 24 watt praticamente, 24 watt lo danno per 23, è rimasto, diciamo, nel tempo costante e funzionale. Ora diamo un'occhiata alla distorsione, vediamo un attimino, ecco, ora diamo un'occhiata alla distorsione, la distorsione sono 0,07 perché c'è il punto davanti, punto 0,07, 0,08, che è anche quella che dava, diciamo, la casa, sicché l'amplificatore è perfettamente funzionante come uscito, diciamo, dalla fabbrica. Allora a questo punto abbassiamo tutto, lo spengiamo e direi di rimontarlo. Allora direi di rimontare l'amplificatore, di rimontare. Queste le mettiamo dalla parte giusta che si vede meno polvere. Rimettiamo tastini che abbiamo ripulito. Rimettiamo il nostro pannellino, anche quello bello ripulito. Vediamo se riesco. Ecco qua. Mettiamo anche quelle di sotto. Una si vede e l'altra no. Mettiamo il tappino posteriore. E ora, prima di mettere il tappino superiore, bisogna fare una cosa. Bisogna mettere la firma. Là. Adesso si può mettere il tappino superiore. Al posto delle viti che aveva brutte, perché questo amplificatore tanto belle non l'ha mai avute, ci mettiamo quelle vitine lì che sono d'acciaio inossidabile con la sua rondellina. E per finire le manopoline tutte belle pulite. Ecco fatto, l'amplificatore è finito, domani guardiamo se ve lo faccio ascoltare in qualche maniera. Ora chiudo il video e lo riprendo domani un attimino. Allora l'amplificatore è chiuso, come vedete è tutto bello lucente, anche le manopoline
sono perfettamente pulite, non c'è più lo sporco. E ora io vi farei sentire un attimino, per quello che si può sentire ovviamente attraverso un video, ho fatto una musica con intelligenza artificiale che non la dovrebbe bloccare YouTube, e vi farei sentire come si sente e poi concludiamo. Sicché mi sembra che vada molto bene, mi sembra, e io con questa immagine concludo il video. Vi invito come al solito, chi non l'avesse fatto, a iscriversi al canale, a voi non costa niente, a me fa piacere. Commentate, come al solito mi fa piacere quando commentate. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!